Bentornati sul canale per la nona puntata del tutorial sul KDN Live. Quest'oggi parleremo di color correction e color grading. Ma prima di proseguire ci collegheremo brevemente con la regia per vedere come vanno i lavori sul canale. Ecco qui i miei inviati speciali. Passo subito la palla al capo del reparto short. Cosa ci puoi dire? State lavorando? Come siete messi? Abbiamo già prodotto il primo short dedicato proprio alla color correction, quindi guardatelo prima di vedere il tutorial. Insomma, qui il freddo sta un po' rallentando le operazioni, però a breve verrà fuori un nuovo short, non vi preoccupate. Va bene, passiamo oltre. Andiamo a sentire come siamo messi con le demo. Ehi Mister Demo, che ci dici? Sì, sul canale ci sono già 2 demo da poter visionare, o forse anche di più, dipende quando vedrete sto video. C'è ancora molto da fare. Ma rimane lei, ma mi scusi, ma lei chi è? Io sono il responsabile del corso sul software KDN Live. Ma di questo mi scusi, ma me ne occupo io direttamente. Ma no, la esonero direttamente io, non si preoccupi. Ci penso io. Ma cosa sta dicendo? Ma se ne vada. Ma perché? Scusi, ma chi è lei? Facciamo che oggi i collegamenti li chiudiamo. Allora, cominciamo subito con la color correction. Facciamo subito una brevissima parentesi. La color correction è l'arte, diciamo, di sistemare i colori per come li vediamo noi. A volte quando riprendiamo con la telecamera, i colori che poi vengono nelle immagini o nei video non sono esattamente quelli che vediamo noi con l'occhio. La color correction va a sistemare questo difetto di colore. Il color grading invece mira a dare un'emozione a quell'immagine lì, creare un'ambientazione diversa in base a dove poi verrà utilizzata quella clip. Io ho già preparato una serie di clip dove vi farò vedere un po' di cose. La prima è un'immagine subacquea, quindi come sappiamo le immagini subacquee tendono tutte all'azzurro, quindi qualsiasi cosa è azzurro o verdino in base all'acqua in cui state. Ma non possiamo certo dire che è un bel vedere, quindi andiamo subito a sistemarla. Andiamo nei nostri effetti e come vedete troviamo colore e correzione dell'immagine. Quindi qui dentro ci sono tutti gli effetti che ci interessano e che andremo a vedere oggi, almeno in parte. Questo è il classico caso dove un bilanciamento del bianco fa dei miracoli. Ora, cosa fa il bilanciamento del bianco? Mettiamo di avere un oggetto completamente bianco lì nell'acqua quando riprendiamo con la nostra telecamera. In questo caso non si vedrebbe proprio bianco, si vedrebbe tendente all'azzurro. Quindi noi praticamente andremo a dire: guarda, quello non è azzurro ma è bianco. Mi vai ad appianare tutti i colori in questo senso. Vediamolo subito. Andiamo a prendere white balance, glielo trasciniamo dentro, andiamo nel pennino per andare ad indicare qual è il colore che dovrà eliminare. Quindi in questo caso partiamo dall'azzurrino, ci possiamo posizionare qui. Il cambiamento è enorme con un solo clic. Da qui possiamo andare a regolare la temperatura, quindi più caldo o più freddo, in base a come ci piace di più. Potremmo lasciarla così. Proviamo a fare play. Ora l'immagine è già sicuramente migliorata se facciamo il confronto, però comunque il video non ha dei gran colori, quindi saturation gliela andiamo ad aggiungere, andiamo ad aumentare la saturazione. Non troppo, se no risulta innaturale, ed ecco la differenza. Vediamo senza la saturazione e con la saturazione. Bene, perfetto, possiamo andare ad aggiungerci anche un effetto levels, così ve lo faccio vedere. Level ci permette di andare ad aggiustare diversi parametri, tipo input black level, che va ad aumentare il livello del nero, dello scuro. Poi abbiamo il livello del bianco. Farlo così, il gamma, e ok, direi che ci siamo. Togliamolo e mettiamolo. L'immagine è molto più vivida. Ormai la differenza con la clip originale è veramente enorme. Andando avanti in questo punto è molto colorato, come vediamo anche dalla clip originale. A un certo punto la luminosità cambia e qui vediamo già meno l'effetto blu. Qui lo facciamo diventare troppo saturo, quindi direi che possiamo mettere un keyframe qui e un altro in fondo dove andiamo a sfumare, a dargli meno saturazione.
E direi che questa clip l'abbiamo sistemata. Ora passiamo alla clip successiva, dove vi farò vedere i LUT. Che cosa sono i LUT? Sono, diciamo in parole molto povere, una sorta di preset nel quale vengono sostituiti e modificati il colore, la luminosità, il contrasto, una sorta di calcolo matematico, diciamo. Di questi LUT ce ne sono già di default su Kdenlive, ma si possono anche scaricare dalla rete. Ce ne sono tanti a pagamento, ma ce ne sono altrettanti gratuiti che troverete cercando LUTs su Google. Alcuni siti previa registrazione, altri no. Allora selezioniamo la nostra clip, andiamo a selezionarla anche di qua così abbiamo il paragone, andiamo negli effetti e cerchiamo LUT. Facciamo un doppio clic così finisce nella nostra clip e vediamo subito l'effetto applicato del LUT. Anche nei LUT abbiamo la mitica freccettina dove possiamo andare a scaricarne. Per adesso ce n'è solo uno, che è quello che mi ha dato questi qui che vediamo. Proviamone qualcuno. Come vedete il cambiamento è radicale, ci sono tanti tipi di effetti. Possiamo andare anche in personalizzato e aggiungere i file che ci siamo scaricati. Kdenlive supporta questi formati, ve li faccio vedere dal sito direttamente. Supporta i formati .3dl, .cube, .dat e .m3d. Come vedete vi dà anche un link dove andare a scaricarne di gratuiti. Torniamo al nostro Kdenlive e andiamo ad aggiungerne altri. Io ho scaricato tutti questi, sono .cube. Facciamo apri e ci ritroviamo nella lista. C'è chi consiglia di sistemare, di fare prima una color correction e questo applicarlo dopo per dare un timbro particolare al video, o c'è anche chi li usa semplicemente per correggere l'immagine e poi andare a cambiare altre cose dopo. L'importante secondo me è il risultato finale. Vediamone altri. Questo per esempio se vogliamo simulare l'imbrunire la notte che sta avanzando. Bene, passiamo alla clip successiva. Vi faccio vedere un altro effetto che tra l'altro l'abbiamo già anche visto, ombre mezzotono luce. Per farvi capire come viene andrò ad importare un'altra clip, questa. A questo punto mi sposto. Allora immaginiamo che la nostra immagine sia divisa per colore in tre gruppi, cioè toni alti, quelli più luminosi, quelli più chiari, i toni scuri, quindi tutte le parti del video che sono più scure o in ombra, le parti più scure del video, e i mezzi toni che sono tutti quelli che stanno nel mezzo. E qui abbiamo questi tre gruppi, quindi partiamo dai toni scuri, che è questo, i mezzi toni e i toni chiari. Qui possiamo andare a variare la luminosità. Infatti vedete che quelli scuri vanno a diventare più chiari. Se io vado a muovere questa succederà l'inverso, cioè il bianco andrà dal bianco all'altra parte, quindi vado a modificare i toni più chiari. E questo riguarderà i mezzi toni, quindi andrà a cambiare la parte centrale, come vedete. Questo ovviamente un po' andrà a influire anche su tutto il resto, non è proprio una separazione netta. Oltre a cambiare la luminosità per queste tre fasce, chiamiamole così, possiamo andare a cambiare anche il colore. Quindi se io voglio che il bianco sia rosso, lo posso andare a cambiare. Oppure vogliamo che lo scuro sia rosso, andiamo ad aumentargli un po' la luce. Vedete che qui il bianco è rimasto bianco, invece questo che era nero è diventato rosso. Facciamolo per la parte centrale e vediamo che diventa rosso solo i mezzi toni, quindi nel nostro caso i grigi. Bene, andiamo ad applicarlo alla nostra clip. Vorrei far vedere che è completamente giorno, non voglio che ci sia il cielo nero. Quindi cosa dovrò andare a fare? Nelle parti scure andrò a dargli un colore blu e andrò ad aumentare la luce. E voilà! Con questo andrò a cambiare il colore del sole. Vedete che cambia l'intensità del sole e basta. Vediamo la differenza. Allora, passiamo alla prossima clip dove abbiamo questi nuvoloni in fase di tramonto e vi faccio vedere un altro effetto che è Cure.
Allora, qui ci dà una curva dove nell'asse delle X c'è tutto il nostro spettro di colori, quindi dal nero al bianco, e nell'asse delle Y c'è l'intensità, la luminosità. Infatti se andiamo su, qui portiamo tutti i colori alla massima luminosità e diventa bianco. Stessa cosa qua, se portiamo giù tutto diventa nero. Cliccando sulla curva possiamo creare dei punti e modificarla. Quindi clicchiamo qui, come vedete si è creato un punto, ora possiamo andare a modificarlo. In base alla forma e al colore che andiamo a toccare andrà a cambiare l'immagine. Questo per esempio se vogliamo dargli più suggestività. La prossima clip arriva dai tempi passati, l'ho trovata tra i miei file, è molto vecchia, a bassissima risoluzione. Qui non so come facesse a essere così, è venuta veramente male, c'è mia figlia e il cane. Questa sarà dura da sistemare, quindi col fatto che abbiamo un colore di rosso su tutta l'immagine andiamo subito a fare un white balance e andiamo a dargli ciò che dovrebbe essere bianco, cioè il pelo del mio cane. Possiamo andare a dargli un po' di contrasto, per effetto contrasto. Un po' di saturazione. Ora andrei ad aggiungerci un'ombra mezzotono. Ed eccolo qua, ovviamente si può ancora migliorare, però direi che il cambiamento è bello notevole. Bene, vediamo l'ultima. Anche questa è una foto molto vecchia. Come vedete, qui andiamo ad analizzare il discorso della pelle. Il colore della pelle non è naturale, quindi per farvi vedere questo andiamo qua in colore, dove abbiamo un po' di strumenti in più. Allora, come si leggono queste cose? Qua ci vengono divisi i colori nell'RGB classico, red, green e blu. La scala delle Y è l'intensità, quindi da scuro a massimo della luminosità. Come vedete infatti il verde è un po' predominante, si vede che tende al verde e quindi questo ci può aiutare ad andare a sistemare un po' l'immagine. Ovviamente la parte rossa sarà questa, in predominanza. Sotto invece abbiamo un altro tipo di grafico. Qua vediamo tutti i colori e questi qui segnati in nero sono quelli utilizzati da noi. Il punto più si avvicina all'esterno e più aumenta di intensità. Qui possiamo andare a scegliere lo sfondo, possiamo anche cambiarlo e qui possiamo invece andare a selezionare il colore. Io qui vorrei vedere presa in esame solo ed esclusivamente la pelle. Quindi per fare questo possiamo andare ad aggiungere un effetto rotoscopio e poi andiamo a prendere solo la faccia. Ok, in questo modo qua prenderà in esame solo i colori che sono dentro a questa maschera. Se clicchiamo col destro e abilitate, io l'avevo già fatto, disegna linee IQ, vi compariranno queste linee qui. La pelle deve stare esattamente su questa linea per essere del colore naturale. Andiamo a dargli l'effetto ombre mezzotono e andiamo a modificarlo. Vedete che cambia in tempo reale? Qua ci stiamo dirigendo dalla parte sbagliata. Ok. Ok, andiamo a disabilitare il rotoscopio ed ecco l'immagine. Se torniamo in modifica vediamo già la differenza tra le due. Direi che la pelle così è molto più realistica. Poi ovviamente si può sempre rifinire maggiormente, però quello che vi volevo spiegare era il concetto. Kdenlive ci mette a disposizione anche altri effetti per gestire al meglio questi tipi di correzioni in base alla clip che ci si presenta davanti, e ne ha anche altri per creare effetti diciamo più suggestivi. Per questo vi invito a provarli. Il modo migliore per imparare ad utilizzarli e cominciare a conoscerli è usarli. Provare, e una volta che uno ha capito le nozioni di base vedrete che non ci sarà nessun problema. Se volete approfondire l'argomento o volete vedere altro in merito, scrivetemelo nei commenti e preparerò un'altra puntata. Questo tra l'altro lo potete fare per qualsiasi argomento, me lo scrivete nei commenti, possibilmente del video interessato a quell'argomento specifico. E ora passiamo all'effetto del giorno.
Oggi come effetti del giorno vedremo le griglie. Andremo ad applicarlo direttamente alla nostra clip subacquea. L'effetto si chiama Video Grid. Abbiamo due slide, righe e colonne. Quindi andiamo ad aumentare le righe, così si va a sdoppiare l'immagine, 3 righe e così via. E le colonne. Facciamo un 3x3. Come vedete è dotato anche di keyframe, quindi noi potremo partire da 9 e qui andare a 1 per esempio. Il secondo effetto che vedremo oggi riguarda sempre le griglie e si chiama Draw Grid. Andiamo ad inserirgli pure il Draw Grid. Con questo effetto vi faccio notare anche che qui le slide sono messe sopra al keyframe. Quando è così vuol dire che queste non sono interessate dal keyframe. Questa è un'impostazione univoca, ciò che potete muovere col keyframe è quello che ci sta sotto, quindi in questo caso il colore. Se noi andiamo a spostare l'offset delle X, vedete che c'è una righina, è appena percettibile. Il thickness è lo spessore, quindi adesso andrò ad aumentarlo così vedete bene. Qui vado a decidere dove deve stare la linea nell'asse delle X, questa nell'asse delle Y, e poi qui andiamo a farne più di una in lunghezza o in larghezza. Qui andiamo a togliergli il punto e così abbiamo la nostra griglia. Simile a Draw Grid abbiamo anche Draw Box, quindi ora togliamo il grid, andiamo a metterci Draw Box, molto simile, andiamo ad aumentare sempre il thickness, in questo caso vi farà un riquadro. Questo lo potete spostare, qui potete decidere la larghezza e l'altezza e lo spessore, e qua lo andate a muovere nel punto che vi interessa. Per la clip che ho creato all'inizio di questo video ovviamente non ho utilizzato solo questi, ma ho aggiunto altri effetti che poi a quelli che abbiamo già visto insieme durante le scorse puntate. E con questo anche per oggi è tutto. Il prossimo episodio parleremo della correzione dell'audio, correzione della voce, giocare un po' con l'audio. Quindi mi raccomando, seguitemi e come sempre provate. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.